Oneshimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi vi farò vedere alcune estrazioni che i samurai potevano usare quando erano seduti. Sigla! Bentornati sul mio canale in questo nuovo episodio. Io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità, perché il canale infatti non è monetizzato. Non dovete fare nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, e lasciate like, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene ragazzi, oggi vi faccio vedere qualche estrazione che i samurai potevano fare se erano colti di sorpresa mentre erano seduti nella posizione di Seiza. Quindi andiamo a vedere e analizzare queste estrazioni. Se stessi, Da questa posizione di Seiza, se mi servivano tutte e due le mani, c'erano tanti modi di riporre la spada. C'erano veramente tantissimi modi per deporre o mettere via la spada mentre il samurai era impegnato con le mani a fare qualcosa. Comunque oggi vedremo qualche curiosità. Uno dei modi, per esempio, se mi trovavo con qualcuno, magari stavo parlando, stavo mangiando, stavo scrivendo, stavo leggendo, stavo prendendo il tè con qualcuno, una buona regola era mettere la spada con la curvatura della lama girata vicino al lato sinistro, per esempio, con appunto la curvatura della lama girata dalla mia parte. Questo perché se il samurai avesse preso la spada per sfoderare, la lama era rivolta contro se stesso. Naturalmente il samurai poteva estrarre la spada anche se l'aveva girata in questo modo, nel modo giusto, ma questa era un'etichetta di cortesia, quindi simbolicamente parlando, tenere la spada girata sul lato sinistro verso se stessi, con la lama verso se stessi, era come per dire non c'era nessun pericolo che il samurai avesse brutte intenzioni. Quindi uno dei modi per estrarre la spada appunto è questo. Nonostante avessi la spada con la lama girata da questa parte, semplicemente quando andava a prenderla e la tirava su c'era questa piccola rotazione che faceva ritornare la spada nel verso giusto per essere estratta. E con un'estrazione naturalmente fulminea poteva andare a tagliare la persona che aveva davanti. Naturalmente anche in questo caso ci sono tantissimi modi per estrarre la spada. Andando a prendere la spada, sempre mentre la portava su, il samurai poteva ruotare la tsuka per andare a impugnarla in maniera inversa, in sakate appunto, e da lì poi andare in estrazione. Un altro modo per mettere la spada era in questo modo qui. La spada veniva posizionata giusto davanti a me, però sempre con la lama rivolta verso me stesso. Anche in questo caso, prendendo la spada e cercando di sfoderarla, come vedete, la lama era rivolta dalla mia parte. Anche in questo caso, andare a prendere la spada per estrarre bisognava prima ruotare e poi andare a estrarre. Naturalmente però, avendo la spada qui davanti, questo era un gesto molto visibile, perché comunque tutte e due le mani dovevano andare verso la spada e dovevo fare l'estrazione. C'era la possibilità invece di fare un'estrazione veloce, era quella di alzarsi in avanti, bloccare il saya con il piede, andare a estrarre la spada, per andare poi a colpire. Praticamente in questo modo qua. Come vedete l'estrazione è veloce, vado a prendere la spada con una mano sola, mentre con il piede appunto tenevo fermo il saya. 1, 2 e andavo direttamente di punta a colpire.
Vediamo altre tecniche che il samurai poteva usare quando la spada invece era ancora diciamo indossata in questa posizione qua. In questo caso il samurai poteva estrarre direttamente e poi andare a tagliare. L'estrazione serviva per bloccare l'avanzata dell'avversario e al tempo stesso riuscire magari a colpirlo. La seconda tecnica invece interveniva direttamente e andava a tagliare, praticamente in questo modo qua. Rivediamolo. Un altro modo è questo qua, andare a estrarre la spada verso l'avversario, questa volta in modo più basso per bloccarne l'avanzata a livello inferiore, e poi subito ruotando la spada andavo a tagliare verso l'alto, cercando di intercettare le braccia dell'avversario, o a questo punto di alzare la spada per poi poterlo infilzare. E la tecnica è questa. Rivediamola. Tecnica molto veloce da questa posizione era taglio e rinfodero contemporaneamente. Estraendo la spada il samurai andava a tagliare e intercettare l'avversario per poi rinfoderare subito la spada. Quindi da questa posizione in avanti il samurai andava a tagliare e poi recuperando la spada andava direttamente sul rinfodero. Beh ragazzi, come ultima possibilità vi faccio vedere un'estrazione veramente particolare, un'estrazione che poteva trarre veramente in inganno l'avversario che era davanti. Da questa posizione, sempre in Seiza, andavo a prendere la spada dall'interno mentre andavo avanti e la portavo dietro. A questo punto andavo in versione Sakate a prendere la spada inversa e andavo a tagliare in questo modo qua. Naturalmente questa è un'estrazione che non è molto facile da fare. Beh ragazzi, piccole curiosità su come i samurai potevano estrarre e tagliare subito con la spada. Spero che questi piccoli esercizi vi siano piaciuti. Bene, il video finisce qui, continuate a iscrivervi al canale, lasciate like, condividete il mio video, lasciate un messaggio perché io leggo e rispondo a tutti i vostri messaggi. Domo arigato!